Viaggiare è scoprire l'ignoto. Ma dobbiamo essere sinceri, questa esperienza non sarebbe la stessa senza le tecnologie che rendono possibile e agevole quello che fino a pochi anni fa era impensabile. Forse avrete sentito parlare di ChatGPT. Si tratta di un'intelligenza artificiale sviluppata dal team di OpenAI. Tu gli fai una domanda e lui ti risponde come in una chat, su qualsiasi argomento. Un po' come un moderno oracolo. Quindi ci siamo chiesti che cosa succederebbe se un'IA ci aiutasse a organizzare il nostro viaggio. Siamo Sonia e Matteo. Dopo aver spedito il nostro van oltreoceano e aver esplorato i primi 2 stati del Canada con i nostri 2 gatti, è il momento di dirigerci verso la prossima tappa. Ok, allora, suggeriscimi un itinerario per un road trip attraverso il Quebec. E allora dove si va? Andiamo in Quebec. Route in Quebec! Come si dice siamo in Quebec in francese? Ok, niente panico. ChatGPT, suggeriscimi come far finta di saper parlare francese. Nous sommes en Québec. Croissant. La nostra prima tappa... Matthew! Ok, la smetto. La nostra prima tappa è un paesino la cui attrazione principale è il nome. Saint-Louis-du-Ha-Ha. Ma perché Duhaha? Si dice che i primi coloni francesi l'abbiano chiamata così per 2 motivi. O perché arrivando qui e vedendo la bellezza del luogo abbiano esclamato "haha", oppure perché questo nome deriva da un'antica parola francese che vuol dire fine della strada. E effettivamente è più probabile che sia così perché non c'è un cazzo. Sulla strada abbiamo anche fatto tappa in un parco per sgranchirci e per mostrare al mondo le nostre grandi doti atletiche. Com'è che si chiama? Si chiama sport alternativo. Ecco appunto, forse è meglio dedicarsi a qualcosa di più adatto a noi. Ma addirittura c'è il campo delle bocce. Meno male che non c'era l'ippodromo. Vediamo se almeno la tecnologia può aiutarci a salvare il nostro video. ChatGPT, dammi qualche idea per la sequenza col drone. Ok, per la musica? Perfetto. Carino! Ma siamo solo al 3° video e già stiamo per essere sostituiti da una macchina? Ci troviamo a Saint-Fabien e adesso ci stiamo dirigendo al Parc Lubic. Vediamo come ce la caveremo con il primo francese. Vai con l'esame di francese. Bonjour. Bonjour. We are 2 adults. Ha già rinunciato. Una cosa che abbiamo notato è che siamo passati dal caldo dei 30-29 gradi ad Halifax nel New Brunswick e adesso ce ne sono 16, infatti adesso siamo addirittura coperti con le giacche. Vediamo la differenza tra come siamo vestiti noi tutti bardati e le persone del posto. Allora, secondo il nostro oracolo digitale, l'obiettivo della mattina è andare a scovare le foche. Certo, si potevano raggiungere in macchina. Ma noi, fierissimi, cammineremo e non andremo col van, così risparmiamo benzina e muoviamo un po' queste gambine. Le foche! Siamo arrivati! Facciamo la conoscenza di una guida naturalistica del parco, che ci dà un sacco di succose informazioni sulle foche. Ma ad esempio che ci sono 6 tipi di foche diverse in questo parco nazionale, che è il parco nazionale con più isole del mondo. Le foche stanno sulla roccia per asciugare il loro pelo che ha la ruggine per via del fatto che stanno in acqua spesso, anche quando dormono. Le foche dormono in verticale come se fossero delle bottiglie, perché non possono respirare sott'acqua, però dormono in acqua, quindi la maggior parte del corpo resta sommerso mentre la testa resta fuori. Ma il loro cervello è fatto in modo che mezzo emisfero si addormenti mentre l'altro mezzo resti semivigile, in modo tale da permettergli di riconoscere pericoli e di risvegliarsi rapidamente se c'è necessità. Sonia! Mi sa che sono una foca! Un'altra curiosità
è che quando le foche sono piccole, in soli 4 giorni da 10 kg passano a pesare 40 kg. Come me al cenone di Natale. Adesso stiamo camminando per andare all'Isola dell'Amore. Ragazzi, l'abbiamo cercata, ma sappiate che non abbiamo mai trovato quell'isola. In compenso, però, abbiamo trovato questa caletta molto carina. Ah, che posto rilassante. Dove andiamo adesso, Teo? Fammi controllare, andiamo a Cap à l'Orignal. Allora, Cap à l'Orignal vuol dire punta dell'Alce. Come avrete capito, tutti i nomi dei posti qui sono in francese antico. E quindi secondo voi come l'avranno chiamata questa baia dove stiamo camminando? Abbiamo finalmente capito il motivo per il quale qui c'è una baia che si chiama Baia du Haha. Ce l'ha spiegato una guida del parco. Ci sono 3 opzioni. Vabbè dai, lo sapete già quali sono. Comunque dicevo, Cap à l'Orignal deve il suo nome a una leggenda. C'era un cacciatore che voleva catturare un alce leggendario che viveva in questi boschi. Ma l'alce, pur di non farsi prendere, si è buttato giù da una scogliera, tramutandosi in roccia. Questa roccia. Vabbè, non assomiglia proprio a un alce, però è carina e quindi avevo la location, avevo la modella. Dai de foto cordrone. Così, vai, aggiustati i capelli. Acqua piattissima, c'è una calma anche qua. Lo guarderei per ore, ma bisogna andare che è tardi. Il ritorno è sempre più veloce dell'andata. E siamo giunti al termine della nostra camminata. Decisamente un parco che si merita di essere nella lista della top 7 del Quebec. Ah Teo, quella è una volpe! Speriamo che non si sia rubata lei. Chissà come saranno i miei ciotti, vediamo. Ciao Isi! Hai dormito bene? Bellissimo, guarda là l'altro che sbadiglia. Adesso vi facciamo uscire un po', Guarda qua che bel posto. Cenchi, vieni qua. Sì, vieni patatone. Guarda lì come muove la testolina. Ovviamente quando possiamo li portiamo con noi, ben guinzagliati, però questa passeggiata era troppo lunga e abbiamo preferito lasciarli dormire in van, che si sta belli freschi comunque. Lasciamo questo bellissimo posto per trovare un posto per la notte dove andare a dormire. Benvenuti a Quebec City, una delle più belle e storiche città del Nord America. Con la sua architettura antica e la sua atmosfera europea, Quebec City è una destinazione ideale per chi ama i viaggi culturali. Matteo, che fai? Copi? Sai,
Ma no, la gente vuole sincerità, non le frasi fatte di un computer, se no sembra tutto bellissimo. Dai, dammi un po' di sincerità. Siamo appena arrivati a Quebec City e adesso abbiamo parcheggiato nell'unico parcheggio pubblico gratuito, che è il parcheggio della metropolitana. Poi magari ci sposteremo per la notte perché abbiamo letto che non è molto sicuro, diciamo, per la notte, che ci sono tanti homeless e vabbè, c'è un po' di rumore perché siamo comunque sulla strada. Vediamo che cosa ad offrirci questa città. Quebec City è antichissima. Pensate che nel 2008 ha festeggiato il suo 400° compleanno ed è inoltre l'unica città del Nord America ad avere ancora la cinta muraria. Dovete sapere che quando ci sono delle città fortificate io sento il bisogno primordiale di camminare sulle mura per qualche motivo. E qui è pure gratuito, quindi andiamo. E adesso da qui, se siamo fortunati, riusciremo a vedere l'ospite di oggi e Sua Santità. Non sto scherzando. Uno passa 28 anni in Italia e non vede il Papa neanche una volta. Poi va un mese in Canada e lo becca per sbaglio per strada. Tuttavia, invece che aspettare a bordo strada, siamo saliti sulle mura per far contento Teo e quindi del Papa abbiamo visto solo il tettuccio della sua 500. Quella? La 500? Eccolo. Guarda, sta salutando! Sì. No, facciamo a vederlo. Mister Bergoglio. Vabbè, ma l'hanno messo su una macchina più piccola di quelle americane. E niente, il massimo che ci siamo portati a casa erano quei 4 pixel in croce. Battutacce a parte, il bello di avere un van è che puoi tornare a fare pausa pranzo dai tuoi gatti. Dopo una breve pausa pranzo siamo rimessi in marcia per andare verso lo Château Frontenac. E ripassiamo dalle mura. Il video lo monto io e le metto a raffica. Guardate che belle. Comunque dicevamo, Château Frontenac, sentiamo cosa ci dice Sonia di interessante. Ci troviamo di fronte allo Château Frontenac, fondato... Forse è il caso di comprarsi un microfono. Se solo esistesse un'intelligenza artificiale capace di risolverci il problema. Ci troviamo di fronte allo Château Frontenac, fondato dalla Pacific Railway Company nel 1892 come parte di una catena di alberghi di lusso. Oggi è uno degli hotel più fotografati al mondo e vediamo se anche noi riusciamo a fotografarlo. Eccoci arrivati, andiamo a fotografare l'hotel più fotografato del mondo. Stiamo lasciando alle spalle l'hotel du Frontenac, qui siamo nella zona della fortezza. Vi starete chiedendo perché una città come Quebec City in mezzo al Canada abbia bisogno di una fortezza. Questo perché dopo che gli inglesi hanno conquistato la Nuova Francia sconfiggendo i francesi, hanno sentito la necessità di costruire un forte in previsione di un possibile attacco statunitense che effettivamente è arrivato in 2 fasi, a metà del 700 e all'inizio dell'800, ma gli americani non hanno avuto successo, quindi in realtà il forte è stato costruito ma non è mai stato utilizzato perché gli americani non sono mai arrivati qui. E adesso quindi è diventata un'attrazione turistica dove c'è ancora l'usanza del cambio della guardia all'inglese come a Londra. Sì, Teo, ti stai rendendo ridicolo pubblicamente. A sto punto spero per te che non avremo troppe views. Ok, basta concentrarsi su di me. Ora vi racconto la storia di Gigino, un povero scarafone triste e solo che abbiamo conosciuto nel parco del forte. Tutti i suoi amici sono accoppiati tranne lui. Da bravi youtuber abbiamo deciso di aiutarlo per farvi empatizzare e così avere più like. Gigino, devi solo essere te stesso. E ora è felicemente sposato. Seguici per avere altri incredibili consigli sulle tue relazioni. Il lungo fiume è pieno di persone con un vero talento, mica come noi. E camminando per il centro si torna sempre lì, allo Château. Mentre la giornata volgeva al termine, riflettevamo sul fatto che è bello avere qualcuno che ti consiglia cosa fare, ma viaggiare è scoprire l'inaspettato, e questo non lo puoi fare se segui rigidamente un piano prestabilito da un'intelligenza artificiale.
La nostra prossima tappa è Montreal, la città degli artisti, e la faremo alla vecchia maniera, senza aiuti digitali. Vediamo cosa succede. Montreal, la città dove c'è uno store interamente dedicato alle paperelle da bagno. Ce ne sono di tutti i tipi. Guardare, ma non comprare. Siamo appena arrivati a Montreal. Città molto carina, ma decisamente se si vuole trovare parcheggio non è il posto ideale. Per fortuna oggi è domenica e anche qui in centro alcuni parcheggi lungo la strada sono accessibili. Prima destinazione, il quartiere latino. Che posto ricco di cultura, con splendide facciate neogotiche che rivelano... Praticamente davanti è una facciata e dietro è un edificio normale. Per restare in tema di cinesate... Eccoci a Chinatown! Teo, ma perché la musica francese? Ah sì, scusa. Comunque la Chinatown di Montreal non ha molte cose interessanti, a parte i negozi di anime, che però sarebbero giapponesi. Ma poi perché i cinesi sono arrivati in Canada? Te lo spiego io. Ti ricordi dello Château Frontenac? È stato costruito dalla Pacific Railway Company. Lo scopo di questa compagnia era costruire una ferrovia per collegare il Canada da est a ovest. E indovinate chi è venuto a costruirla, questa ferrovia? Hai chiesto a ChatGPT? No, Google. Adesso posso rimettere la musica che mi piaceva? Vai, riparti. Andiamo avanti. Attraversiamo parchi bellissimi, quartieri americaneggianti e anche tante tendopoli, che qui in Nord America purtroppo sono un problema un po' ovunque. E alla fine arriviamo alla cattedrale, nonché Piazza degli Artisti. Dovete sapere che Montreal è anche non ufficialmente la capitale artistica del Canada e qui infatti è anche nato il Cirque du Soleil. E questo, signori, è il momento in cui Montreal ci ricorda cosa rende davvero speciale il viaggio. Le cose inaspettate, non programmate, la serendipità e soprattutto le persone, che sono la nostra ispirazione più grande. I'm very proud of what I have accomplished in my career. Because when I was a kid, my dream was to become a street performer. And I started street performing when I was just 17 years old. Now I am 37 years old. And I can proudly stand here and say I made my dreams come true for the last 20 years of my life. Che uomo, ragazzi, la sua storia ci ha davvero ispirato. Quindi arrivati al Porto Vecchio mi sono detto fai uscire l'artista che è in te. Qui c'è un pianoforte pubblico. Aspetta ancora un secondo prima di chiudere il video e andare a vedere per l'ennesima volta Leonardo DiCaprio che annega. Manca l'ultima tappa, Parc du Mont-Royal, che tra l'altro è stato progettato dallo stesso architetto che ha disegnato il Central Park di New York. Il problema è che Central Park è tutto piatto, mentre Parc du Mont-Royal è pieno di gradini. E dopo una lunga salita, dopo una lunga strada di saliscendi e di scalinate, siamo finalmente arrivati al Belvedere. Tutto sotto controllo. Ma che bello! Bellissimo. E anche oggi siamo arrivati alla fine della nostra giornata. Adesso stiamo per arrivare al van e ci metteremo in marcia per andare vicino alla prossima meta. Nel prossimo episodio. Allora, vi è piaciuto il nostro esperimento? Se sì, fatecelo sapere con un mi piace e soprattutto con un commento. Siamo molto curiosi di sapere cosa ne pensate di questo tipo di tecnologie che stanno per entrare nell'uso quotidiano. Renderanno gli umani obsoleti o saranno il nostro più grande alleato? Da parte nostra, noi pensiamo che questo viaggio sia per noi un'esperienza molto intima. Organizzarlo è parte di esso, quindi non lasceremo a un'intelligenza artificiale il piacere di farlo per noi. Quindi continuiamo a esplorare il mondo e tutto ciò che ha da offrire con cuore e mente aperti, senza lasciare che una macchina decida il nostro itinerario. Perché dopo tutto siamo esseri umani e questo è ciò che rende il viaggio così speciale. Grazie per averci seguito, ci vediamo la settimana prossima.
è San Fabiano. No, non è vero. Sì, lo è. Ah, lo è. Allo Chateau Fontenac. Allo Chateau Fontenac. Stai fermo. Ci troviamo di fronte all'hotel. Ci troviamo di fronte allo Chateau Fontenac. Oh mio Dio, io guardo me stessa. È come guardarsi allo specchio, non ce la faccio. Matthew, ma dove stai andando? Vado al bagno pubblico, qua c'è il castello, adesso vado. Fondato nel 1892. 1892. Come parte di una delle. Fondato nel 1892. Ti vuoi dire qualcosa? Oh, questo ciuffo che non mi dà tregua. Forse avremmo dovuto fare il percorso con le bici così che... Oh, l'uccellino! Ah. Come parte di una catena di... Aspetta. Dalla Pacific Railway Company. E già stiamo per essere uno degli alberghi più fotografati qua nella Quebec City. No, del mondo. C'eri quasi.